Buongiorno bellezze e benvenuti in questo nuovo video. Dopo diverse richieste, dopo il non saper che video, che contenuto produrre, ho deciso di fare questo make-up che partiva da una base ideologica di make-up waterproof e che poi in realtà si è trasformato in un make-up resistente a qualsiasi cosa, ovvero un make-up, definiamolo, l'ho definito ironicamente e non, sex proof. Me l'avete richiesto in tantissime dopo le richieste su che video fare. Questa è stata una delle richieste in assoluto più alte tra tutte e quindi eccomi qui a fare un make-up resistente a tutto bellezze, ma proprio a tutto. E per l'occasione la mia amica Gloria ha deciso di impreziosire questo video con questo fantastico sfondo peluscioso, peloso, zebrato. Smetto di fare la persona poco professionale e iniziamo subito con il make-up. Intanto la nostra amica Gloria, che è dietro le quinte, salutiamo, leggerà delle domande che mi avete fatto su Instagram. Vi ho chiesto di raccontarmi le vostre esperienze, diciamo fail, in ambito sessuale. Proprio oggi vi insegnerò a fare un make-up resistente proprio a tutto, anche allo sfregamento, eccetera. Succede molto spesso che se noi donne, insomma, ci trucchiamo anche in situazioni in cui si potrebbe sbavare tutto, magari effettivamente poi vi ritrovate con una ciglia attaccata alle sopracciglia oppure con la matita fino a qua, e sono situazioni secondo me un po' spiacevoli anche per, non so, conservare quello charme, quella sensualità che magari ci ha contraddistinto per tutta la cena e magari poi fallisce proprio durante, insomma. Iniziamo subito con un primer. Mi è stato consigliato questo qua, il Pore Perfecting Complexion Primer Potion di Urban Decay, che è un primer veramente bello tosto. Ovviamente bellezze a livello di base viso, non esiste ad oggi in commercio un fondotinta che possa effettivamente essere waterproof o considerato resistente proprio a tutto. Ciò che vi consiglio di fare è sicuramente applicare un primer bello tosto, bello denso, che possa, diciamo, far grippare al meglio il fondotinta, quindi farlo incollare perfettamente alla vostra pelle. Andiamo immediatamente il Wunderbrow. Uno dei prodotti per le sopracciglia che decisamente mi sento di consigliarvi è il Wunderbrow. Anche i brow pot di Mula Cosmetics sono waterproof, sono assolutamente classificati come waterproof, quindi resistenti all'acqua. Però per quanto riguarda lo sfregamento, se effettivamente volete qualcosa di davvero indelebile, questo qua è un prodotto perfetto. La nostra amica Gloria ce l'ha a disposizione nella colorazione aranciolina, insomma Auburn, che sarebbe in teoria quella per le ramate. È quasi un castano caldo e vado a ridisegnare con questo le mie sopracciglia, che nel mio caso sono già in parte ridisegnate con il brow pot di Mulac e in parte tatuate, quindi mi raccomando non fatelo asciugare, perché sennò anche dal dorso della mano vi risulterà veramente difficile rimuoverlo. Una volta che si fissa questo prodotto non lo levate. Per gli occhi, uno dei prodotti che vi consiglio come appunto resistente a tutto è questo qui, che si chiama Aqua XL, che è un prodotto di Make Up Forever, tra l'altro pensato per le sportive, per insomma anche le nuotatrici, le ginnaste. Questo è effettivamente uno di quegli ombretti in crema, si presenta così, che resiste proprio a tutto una volta che si fissa, anche lui come il Wunderbrow. Io applico questa tonalità dorata sulla palpebra mobile e la vado a stendere con molta tranquillità in questo modo. Essendo prodotti cremosi li potete andare anche a sfumare, sicuramente con più difficoltà rispetto alle polveri, però se avete già una certa manualità con il make-up non vi risulterà difficile andarli a sfumare col pennello. Ora vi faccio vedere come. Ma passiamo al pediluvio! Ma passiamo al pediluvio e passiamo alle domande, anzi no, passiamo alle esperienze hot delle nostre bellezze. La prima esperienza è molto molto hot. Okay. La ragazza dice: ho dovuto usare lo struccante per togliere l'impronta della mia bocca rossa sul suo pacco. Eccoci qua, dopo avremo la soluzione per voi bellezze. Madonna, questo video compreso quello di prima sono una cosa delirante. Prima abbiamo fatto il video a menose, ma anche lì doppi sensi assurdi. Ho preso questo color taupe con cui voglio fare un po' di ombreggiatura, ma proprio leggermente, e cerco di utilizzarlo col pennellino da sfumatura. Intanto che Cindy applica, diciamo anche l'altra esperienza di quest'altra ragazza che dice: la ciglia finta attaccata al suo membro. La ciglia finta la ciglia... Ma come è stato possibile? Come è avvenuto? Cioè, nel senso, come è successo? Ma io mi immagino che si è staccata. lei che la vede fa: oh mio Dio, un ragno! Ah no, è la mia ciglia finta. Non ce la faccio.
Vedete che si possono creare anche delle ombre con questi prodotti, molto carine, le teniamo comunque sempre molto naturali. Una volta che li avete messi questi prodotti, raga, io vi giuro, non li levate, manco se volete. Poi andiamo a creare la nostra wing di eyeliner, la nostra linetta di eyeliner. Ricordatevi che questi prodotti, soprattutto dal dorso delle mani, dovete rimuoverli, se no ovviamente rimarrete col dorso delle mani tutto sporco. Come eyeliner usiamo The Real di Benefit, che è un eyeliner super strong, ha una densità bella tosta, nel senso che è un eyeliner molto denso, molto duretto anche, però una volta che si fissa. Mascara sbrodolato fino al mento dopo un pomeriggio di fuoco, ed era inverno. Parliamo del mascara che si scioglie anche se hai soltanto limonato duro. No, no però. Io solitamente come eyeliner parto da metà occhio, non concludo quasi mai la linea, nel senso che qua io già ho la palpebra molto incavata, quindi qua mi piace avere lo spazio e la luce per far vedere un po' anche la palpebra dell'occhio. Partendo da metà occhio tiro molto su la linetta dell'eyeliner, quindi mi faccio l'occhio molto tirato su, è una cosa che mi piace tantissimo perché dà tridimensionalità all'occhio e nello stesso tempo ti tira su moltissimo lo sguardo e appunto ti rende l'occhio molto felino, molto... Capito cosa intendo? Che non si... Cioè dovete proprio... Ma neanche sfregando, guardate! Cioè capito, questo è lo sfregamento, sfregamento. Sì, però tanto sfregamento qui. Una cosa importantissima, per la base siate leggere, nel senso cercate di mettere il meno possibile il fondotinta, perché tanto il fondotinta in qualche modo se ne andrà. Anche con il primer più forte del mondo che vi si incolla tutto alla faccia, comunque il fondotinta se ne andrà, quindi cercate di essere leggere. E ora mi metterò 1 chilo di fondotinta in faccia dopo aver detto questa cosa. Io predico bene e razzolo malissimo. Ma mentre si sta applicando il fondotinta, parliamo di quella volta che stavo sopra, mi si sono staccate le ciglia finte e gli sono finite in gola. No, ma come in gola? Se provate la colla di Mulac fatemi sapere, perché io l'ho testata molto bene e vi assicuro che ci sono entrata, ovviamente per puro esperimento, anche in acqua per capire se effettivamente il fatto che fosse dichiarata waterproof fosse effettivamente legittimo, e vi assicuro che non si scollano le ciglia. Se mettete troppa colla, ed è una cosa che ci hanno anche scritto, vi ne siete resi conto, se ne mettete troppa fate anche fatica a, tra virgolette, scollarla dalle vostre ciglia, nel senso che dovete usarne proprio pochissima per poi poterla anche rimuovere. Dopo questa base leggera mettiamo anche un po' di concealer. Io uso questo qui di Nabla nella colorazione cream beige e poi io lo uso anche un po' qui per sollevare le sopracciglia. Quando hai la tinta labbra rossa e lui prende un colpo credendo di essersi tagliato laggiù. No, è vero. Io lo so che lo condividete con me questa cosa, ma l'odio di quando sei truccata perfetta e magari vai a un primo appuntamento e lui la prima cosa che fa è toccarti la faccia. Ma che tocchi la faccia? Perché mi devi toccare la faccia? Non vedi che sono favola? Non vedi che sono, cioè, flawless, tutta perfetta? Flawless. E lui mi ha praticamente sudato addosso, tanto da struccarmi completamente una full face. Poverino, nel senso, poverino, perché avrà sofferto un sacco lui, cioè tu pensa all'imbarazzo anche di lui comunque. I problemi di sudorazione alta sono problemi, nel senso che effettivamente, ragazzi miei, state attenti. E c'è un prodotto in farmacia a tutti i maschietti all'ascolto, ma anche alle femminucce che tendono a sudare un po' troppo e soprattutto sudare in certe situazioni. Consiglio un prodotto della farmacia che non so come si chiama, ma il nostro amico Antonio ci suggerirà qui sotto nei commenti sicuramente, e io spollicerò tantissimo per farvelo leggere. Quando sei in discoteca e qualche ragazzo si avvicina, tu sorridi, ma hai il rossetto sui denti. No, sempre un classico, un grande classico, rossetto sui denti. Usiamo la cipria di Becca che ha le particelle d'acqua dentro e ne mettiamo un botto, perché per far durare bene il fondotinta o farlo fissare per bene dobbiamo metterne tanto. Per quanto riguarda gli occhi andiamo a mettere le ciglia finte, le fatidiche ciglia finte che insomma siamo tutte traumatizzate dal mettere perché rischiano di cadere in qualsiasi situazione. Andrò ad applicare le cerbiatta di Mulac con la colla di Mulac come mio solito, perché preferisco questo effetto un po' di occhio che va su.
le metto tagliate a metà solo ed esclusivamente all'angolo esterno, ed è una cosa che mi chiedete in tantissime, che ciglia usi quando io uso le cerbiatte tagliate in questo modo. A me questo effetto qui piace perché è riempitivo dell'occhio, soprattutto va solo a riempire col pelo dove c'è la linea dei liner, quindi concentro tutta l'attenzione e tutto il focus scuro e profondo dell'occhio verso la parte finale, allungando otticamente tutto l'occhio, perché questa parte qui rimane più chiara, più cinese. Eccoci qua, allora abbiamo applicato anche le ciglia finte, ora sto aspettando semplicemente che si asciughino un attimo, e mentre aspetto vado ad applicare il bronzer. Anche qui, ripeto, semplicità, nel senso, più leggere siete in viso e meno rischiate il copia e incolla sul cuscino, oppure nello stesso tempo il prima e dopo imbarazzante, nel senso che prima avete il contouring perfetto, quindi siate più diffuse, il più diffuse possibile, seguite un po' i lineamenti naturali del vostro viso senza straffare. E vado a stendere un blush, in questo caso io scelgo Of Course, ma se volete potete anche utilizzare, non so se tu hai, Gloria, uno di quei blush lì tipo Benefit, quelle liquidi rossi, nascono anche per i capezzoli delle donne, non so se sapete, soprattutto nel burlesque vengono utilizzati. Sono appunto questi prodotti qui liquidi rossi che appunto penetrano nel primo strato di pelle, che comunque sono no transfer, e quindi potete magari andare ad applicare un prodotto del genere andato a sfumare leggermente. Questo qua siete realmente certe del fatto che vi durerà assolutamente a lungo. E come dicevo, questo qui potete via è mio, ora ve lo metto sui capezzoli. Io non lo amo particolarmente per le labbra e preferisco questo qua, che è un prodotto fichissimo che sto provando nell'ultimo periodo. Sicuramente ne andrò ad acquistare degli altri e spero abbiano delle colorazioni anche più adatte al mio incarnato, ma anche il rosso è bellissimo. Si chiama My Lip Tint Pack Virgin Red ed è del brand Min, che è un brand coreano che insomma recentemente è arrivato in Italia, hanno aperto anche lo store a Milano. È fighissimo, è tipo una tinta per labbra peel off. State molto attenti ai denti perché questi prodotti macchiano, e in particolar modo se avete i denti particolarmente bianchi, ma se comunque non volete i denti rossi, cosa che penso non voglia nessuno, dovete stare molto attenti. Ora vi faccio vedere, una volta che l'abbiamo steso, inserire un tovagliolino in questo modo, in modo tale che non attacchi i denti, quindi cercate di non andare troppo dentro la bocca. Quando stiamo limonando duro e il rossetto si sbava da morire, che fa sembrare entrambi giochi. Un classico. Ora, mentre aspettate che si asciughi, dovete aspettare circa 10 minuti. Sempre stando attenti ai denti, doppiami. Sempre stando attenti ai denti, usiamo il fazzoletto con dell'acqua, in questo caso io utilizzerò l'hangover, per andare a togliere tutto il prodotto sulle labbra, lasciando poi che venga via bene e sotto rimarrà tutto colorato, bellissimo, a prova di bacio. Bene ragazze, questo è praticamente il risultato che voi avrete sulle vostre labbra facendo quello che volete. È proprio questo il bello di questo prodotto, che vi dà un effetto di labbra naturali, e poi più si va a togliere e più vi crea un effetto magari più vicino alle labbra, degradé, appunto sfumato, quindi si andrà a sfumare anche in maniera molto naturale. Sopra questo prodotto potrete anche andare ad applicare un burro cacao se volete idratare le labbra durante il giorno. E niente bellezze, questi erano i miei consigli, i miei prodotti consigliati per far durare più a lungo il make-up e renderlo appunto sex proof tra virgolette, ma insomma resistente quasi a qualsiasi cosa. Ovviamente ben accetto l'utilizzo di un setting spray e io vi consiglio l'All Nighter di Urban Decay, che fa durare praticamente il make-up tantissimo. E questo è, ovviamente, a parte le ciglia finte ragazze, vedete che abbiamo un effetto super naturale. Vi assicuro che avendo utilizzato tutti i prodotti waterproof e veramente resistenti vi durerà un sacco. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre situazioni imbarazzanti, magari non solo sex proof ma in generale anche limoni proof insomma situazioni di disagio in cui il make up non ha retto, e magari che prodotti avete utilizzato per poter risolvere la situazione. Insomma, se avete dei prodotti waterproof da consigliarci per tutte coloro che hanno necessità di avere un make up resistente a tutto durante quest'estate. Mettete un pollice in su se vi è piaciuta questa tipologia di video, o se appunto ne volete degli altri sul canale di questo genere o di un altro genere. Nel caso scrivetemi un commento, così me li andrete a consigliare direttamente voi. Io vi mando un grosso bacio, ringrazio Gloria, la nostra regia. Ciao! Ci vediamo al prossimo video.